non l'avrei mai detto, ma quando vi ho mostrato che mi è arrivato questo Ken, moltissimi di voi, ma veramente in tanti, mi avete chiesto di recensirlo subito. Subito non ci sono riuscito, però oggi siamo qua proprio con lui. Credo che questa sarà una fast review, perché effettivamente purtroppo non ci sono tantissime cose da dire. Abbiamo un nuovo sculpt ispirato finalmente o purtroppo a Ryan Gosling, e questo Ken era un made to order. Quindi non si potrà mai più trovare in vendita da nessuna parte. Quindi partiamo subito e andiamo a recensirlo. Eccolo qua all'interno della sua scatola, che è la stessa identica spiaccicata scatola di tutte le bambole tratte dal film Barbie The Movie, non cambia proprio niente. Vetrina trasparente nella parte frontale che ci lascia vedere all'interno la bambola. Qui in alto la B di Barbie tutta glitterata. In basso il logo Barbie The Movie tutto olografico, con sopra anche questa stellina tutta colorata. Nel suo caso abbiamo anche questi bordini fucsia perché la linea, diciamo, collector tra le bambole tratte dal film. Su un lato della scatola la B di Barbie, la scritta Barbie e la casa di Barbie. Sull'altro lato la casa di Barbie, il logo Barbie e la B di Barbie. Praticamente le stesse cose invertite. E anche il retro è assolutamente identico a quello di tutte le altre bambole di questa linea, o meglio alle scatole di tutti i Ken di questa linea. Logo Barbie The Movie qui in alto, scritta in giallo qui appena sotto al logo, immagine della casa di Barbie. E poi qui sotto le solite informazioni che non ci interessano. Quindi, visto che sono curiosissimo, andiamo subito a deboxare questo Kenath. Eccolo qua fuori dal box e credo si noti già che tante cose sono fatte molto bene, ma altre le abbiamo purtroppo già viste e le abbiamo già viste anche molto bene, anche quelle. Iniziando però dal suo viso, vediamo che è un mold completamente diverso confronto a quello degli altri Ken di questa linea. Infatti questo è il primo Ken che ha un mold completamente ispirato al viso dell'attore, quindi di Ryan Gosling. Infatti ha il naso leggermente aquilino, ha il mento decisamente sporgente, il viso, i lati del viso sono un po' più assottigliati confronto al Ken normale, infatti ha anche la parte della mandibola leggermente più sottile, gli occhi sono molto più piccoli e vi devo dire che Mattel ha fatto sicuramente un ottimo lavoro con questo Ken perché lo trovo davvero molto somigliante all'attore, ma non mi piace, forse perché non mi piace nemmeno l'attore. Probabile. Lo trovo veramente bruttino, non lo so ragazzi, cosa devo dirvi? Anche così, guardandolo un po' più dal basso, no. Fatto bene? Sicuramente, ma no. Comunque, i suoi occhi sono azzurri, con un po' di ciglia sia sopra che sotto l'occhio. Abbiamo anche una specie di ombretto, se così si può chiamare, sulla palpebra superiore che è semplicemente per sottolineare ovviamente i tratti del viso. Le sue sopracciglia sono davvero molto folte, super definite, ma con dei peletti disegnati all'interno. Ormai questi peletti Mattel li mette tipo ovunque. Le sue labbra però hanno un colore che sembra quasi un rossetto ed effettivamente è un po' particolare perché tendono molto al lilla, ma sicuramente era appunto solo per dare un effetto più naturale, anche se le labbra lilla non sono poi così naturali. In testa vediamo che indossa questa fascettina nera con tutti questi fulmini stampati bianchi e rosa ed è completamente di stoffa, per fortuna non è di plastica ed è stata annodata qui dietro la sua testa. Più che annodata è stata fissata con quei cosine di plastica. Infatti non andrò a rimuoverlo e in più da orecchio a orecchio proprio sulla sua fronte hanno messo questa fascettina di plastica per proteggere il suo viso e fare in modo che non si macchi con la stoffa nera. Hanno fatto molto bene, questa cosa l'apprezzo e l'avevano già fatta però anche nel Ken Mojo Dojo perché aveva esattamente la stessa fascetta. I suoi capelli sono completamente biondi con un ciuffettino qui sul davanti, ovviamente tutto croccante, anzi è tutto un sasso. Le basette sono abbastanza lunghe, dietro sono tagliati alla nuca, per fortuna sono rutati e non stampati, ma visto che lo vendono come un Ken da collezione mi sembra il minimo, e sono esattamente come il Ken Mojo Dojo. Una cosa che il Ken Mojo Dojo non ha è questa felpa, che è esattamente praticamente l'unica cosa di particolare in questo Ken, la felpa del Kenath. È molto carina, ha manica lunga, con il tascone qui davanti, i polsini realizzati benissimo, tutta con questi colori che richiamano tantissimo i colori della felpa che aveva appunto nel film. Dietro vediamo che c'è questo cappuccio molto grande
che però non si può rimuovere, o meglio, questa felpa si può rimuovere sfilandogliela proprio come una felpa normale, non c'è alcuna apertura sul retro e quindi io non andrò a togliergliela perché sennò si rovinerebbero di sicuro i capelli. Però anche questo cappuccio è realizzato veramente benissimo. La realizzazione di questa felpa vi devo dire che è veramente fatta bene, non si può dire assolutamente nulla. Il tessuto è molto morbido, i colori sono bellissimi, forse me l'aspettavo leggermente più pelosina vedendo quella che è nel film. Una cosa che mi ha colpito particolarmente sono questi due cordoncini rosa che escono dal suo cappuccio, che sono dei cordoncini veri. Infatti se noi andiamo a tirarli si va proprio a stringere il cappuccio. E questa è una cosa che apprezzo moltissimo perché comunque realizzarli a questa grandezza non è una cosa semplicissima. E ci sono anche questi due cerchiolini di metallo proprio dove si inserisce il filo. Ma la cosa sicuramente più bella di questa felpa è il ricamo che ha sul davanti. La frase che ha anche ovviamente ricamata sulla sua felpa nel film. È ricamata benissimo con del filo blu, a parte la cappa che ha anche del filo bianco quasi argentato per lato, ma è veramente ricamata benissimo e questa credo che sia davvero la cosa più bella di questa felpa. Scendendo a vedere cosa indossa sulle gambe invece vediamo questi pantaloni che sembrano quasi completamente neri, e sono anche praticamente completamente neri, se non fosse per i lati dove vediamo che ritornano tutti quei fulmini che abbiamo visto anche sulla sua fascettina, bianchi, lilla forse, comunque bianchi e rosa. Niente di speciale e sono anche questi identici al Ken Mojo Dojo. L'ultima cosa che indossa sono queste scarpe, degli scarponcini completamente bianchi, sembrano stampati molto bene e diversi l'uno dall'altro. Se vedete qui c'è questo pezzo che sporge che nell'altro invece non c'è, sono proprio due stampi diversi, realizzati solamente di plastica bianca senza alcun dettaglio colorato, esattamente come il Ken Mojo Dojo, purtroppo. Dimenticavo di dirvi che se andiamo ad aprire un attimo la sua felpa, sotto possiamo trovare questa collana. Stessa collana del Ken Mojo Dojo, quindi a tutti gli effetti questo è il Ken Mojo Dojo, sì è vero come nel film, però qui potevano secondo me fare qualcosina di più, non lo so, ho questa sensazione, ma comunque esattamente come il Mojo Dojo, anche lui ha questa collana attaccata al suo collo tramite questo nastrino argentato, quello per chiudere le uova di Pasqua, per capirci, con qui davanti questo pendaglio a forma di ferro di cavallo con all'interno anche un cavallo stampato, tutto argento metallizzato. E quindi se andiamo a confrontare i due Ken, questo Ken Huff con il Ken Mojo Dojo, cosa hanno realmente di diverso? Il viso. Questi sono i due visi a paragone. Io ragazzi purtroppo preferisco il vecchio Ken perché non mi ricorda Ryan Gosling e io Ryan Gosling non lo sopporto, proprio non mi piace lui e quindi non mi piace nemmeno il Ken, ve l'avrò già detto mille volte in questo video e anche negli scorsi, ma comunque preferisco quello vecchio e in più si vede anche che la fascetta è esattamente la stessa identica. Anche la collana come vedete è la stessa, non cambia assolutamente nulla. Nemmeno la conciatura cambiava, ma comunque neanche la collana. Anche i pantaloni sono esattamente gli stessi, ma identici, proprio non cambia assolutamente nulla. Eppure le scarpe, che purtroppo nel Ken Mojo Dojo non riesco a farvi vedere perché l'ho rimesso in scatola, ma comunque vi assicuro che sono le stesse identiche. Con lui comunque arriva lo stand, per fortuna abbastanza grande, quindi lo tiene abbastanza bene, anche perché anche questo stand purtroppo ha l'asta storta, come vedete l'asta va completamente in avanti. Mattel non capisco perché fai questi stand così storti in avanti. E come ultima cosa, ovviamente, anzi non troppo ovviamente perché Ariel non ce l'aveva, il certificato di autenticità con il logo Barbie The Movie e qui in basso ci certificano che questa Barbie è stata creata con la collaborazione di artisti e designer Mattel. E fa parte della linea Barbie Signature, quindi è da collezione. Quindi che dire di questo Ken? Allora, onestamente sapevo che sarebbe arrivato così, che non avrebbe avuto niente di speciale, ma le mie aspettative erano leggermente più alte. Forse mi aspettavo che il viso mi piacesse un pochino di più, ma quella ovviamente non è colpa di nessuno né tantomeno di Mattel, che invece, come vi ripeto, ha fatto secondo me un ottimo lavoro di somiglianza con l'attore. Non so dirvi onestamente cosa mi aspettavo di più di quello che è arrivato, di quello che è questo Ken, però sì ragazzi, mi aspettavo qualcosina in più, forse magari un tessuto leggermente diverso della felpa, forse magari una rivisitazione dei pantaloni o anche solamente qualche dettaglio colorato sulle scarpe. Sicuramente questo Ken è assolutamente fedele al film. Non costava neanche una follia perché se non sbaglio costava esattamente come le bambole tra virgolette playline della collezione Barbie The Movie. Però sì, ecco, diciamo che mi aspettavo purtroppo qualcosina di più, che invece non c'è stato. Resta comunque bello, sono contento di averlo soprattutto perché è quasi, non dico un pezzo unico perché non è un pezzo unico,
ma è un pezzo che è stato creato solamente per chi l'aveva ordinato e quindi, come vi dicevo all'inizio del video, non si potrà mai più trovare in vendita se non ovviamente online su eBay o comunque da rivenditori che l'hanno già acquistato, come succede ad esempio per le limited edition. Quindi diciamo che lo apprezzo di più per la sua rarità e l'essere un pochino speciale confronto che la sua estetica. Aspetto comunque che mi arrivi anche il pacco doppio con Ken e Barbie vestiti ispirati alla scena del falò in spiaggia, sempre del film, perché credo che quello potrebbe piacermi un pochino di più, anche se purtroppo avrà comunque il mold di Ryan Gosling. In ogni caso, ragazzi, adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e soprattutto vi lascio con una domanda. Preferite il nuovo mold oppure il vecchio, quindi il nuovo viso o il vecchio viso? Fatemelo sapere qui sotto che sono curiosissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile. Se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.